Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andiamo a vedere che cosa sarà rivelato nel prossimo periodo. Può essere una rivelazione di qualcuno, quindi vi vengono a dire qualcosa, o può essere anche una rivelazione come presa di consapevolezza, cioè voi che vi rendete conto di qualche cosa. Abbiamo due scelte, la prima fatina è la scelta del discernimento, mentre la seconda fatina è la fatina della perseveranza. Ok? Lettura 1, lettura 2. Ci vediamo nella vostra scelta. E benvenute alle persone del discernimento, della fatina del discernimento. Andiamo a vedere che cosa salterà fuori da questa situazione o da questa relazione o anche in generale nella vostra vita. Vi ricordo che comunque la lettura è collettiva, è facile che non risuoni tutto, se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra. Per contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti e non che sono presenti sul canale, insomma, e che sono in programmazione. Va bene. Andiamo a vedere le energie disponibili. Partiamo con un re di coppe, un 2 di pentacoli, un 4 di spade, l'appeso, 7 di spade, 5 di bastoni ed è caduta un'altra carta che adesso recupero e 5 di spade, quindi si termina con 2-5 ragazzi. Allora ragazzi, qui ho la sensazione che si potrebbe trattare di una situazione, cioè scusate, di una relazione più che di una situazione, però ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Adesso andiamo a vedere tutte le carte e poi vi darò come una sorta di riassunto. Allora, partiamo dal re di coppe. Il re di coppe potreste essere voi o una persona vicino a voi, però ho più la sensazione che siate voi. Andiamo a vederlo. Sette di spade che avete già qui, l'appeso che si ripresenta. Adesso queste sono troppe ragazzi, le rimetto dentro. Carro e matto. Voglio andare a vedere anche il 2 di pentacoli. Sembra quasi che ci sia qualche tipo di scelta, perché ho come la sensazione che siate voi a non raccontarla giusta a qualcuno. Regina di pentacoli e re di coppe. Andiamo a vedere anche il 4 di spade. 8 di coppe, 4 di coppe e 7 di bastoni. Allora, qui ho la sensazione che ci sia qualcuno vicino. Ripeto, potreste essere voi o potrebbe essere l'altra persona. Adesso io parlo come se fosse l'altra persona, ok? Ma sì, ma in realtà potreste anche essere voi. Vabbè, adattatelo alla vostra realtà.
Allora, la sensazione che ho è che qualcuno qui o debba fare una scelta o debba partire per un viaggio, ci sia come una sorta di allontanamento, di dinamica ripetitiva inerente a questo allontanamento che probabilmente vi crea qualche dubbio. È come se l'altra persona dicesse che ha altro da fare, che ha determinate cose da gestire, che quindi se ne deve andare o si deve allontanare. C'è un qualche tipo di scelta, però fate attenzione perché c'è anche un 7 di spade. Quindi se fosse che vogliono, cioè che vi propongono un viaggio, che vi hanno proposto un viaggio, che vi hanno proposto uno spostamento o qualsiasi altra cosa, o che vi hanno parlato più che proposto, anche lì fate attenzione perché con questo 2 di pentacoli c'è una sorta di ciclo che continua a ripetersi. Guardate, in realtà sono re e regina. Però ho come la sensazione che questa persona potrebbe avere altre questioni in ballo oltre a voi. Che le questioni siano lavorative o che sia un'altra famiglia piuttosto che un altro partner, quello lo vedrete voi in base al tipo di situazione che state vivendo. Quello che è interessante è che in un momento dato, che non sarà neanche troppo lontano, io credo che entro un mese e mezzo questo succederà, in un momento dove sarete tranquilli, sarete da soli, ho come la sensazione che vi arriverà questa presa di consapevolezza. È come se se metteste insieme i pezzi del puzzle. Però ho come anche l'idea che dobbiate un attimino dividere quelle che sono le bugie che voi avete raccontato a voi stessi per credere una determinata cosa, per stare in una determinata situazione, piuttosto che le bugie che vi ha raccontato l'altra persona per continuare questo tipo di situazione o di relazione. Andiamo a vedere l'appeso. Tre di pentacoli, 5 di coppe. Andiamo a vedere 7 di spade. Asso di spade. E fante di coppe. Sentite, io ho la sensazione che siate voi che state nascondendo qualche cosa, che non è detto che sia un qualche cosa tipo ho fatto una marachella e non voglio che l'altro o l'altra lo sappia. È più un non voglio credere a questa cosa, continua a raccontarmi una bugia per stare in questa situazione, in questa relazione. Per adesso io la sento più per questo verso. Però qui avete anche una carta dell'appeso e vi dice: l'appeso è una carta che parla di guardare le cose da un altro punto di vista, di accettazione, perché è appeso, non può fare nient'altro se non accettare la situazione che sta vivendo. Ma è anche una carta che parla di perdono. Quindi io qui ho come la sensazione che dobbiate un po' vedere le cose da un altro punto di vista e cercare di accettare quello che fino adesso è stato. Però si può cambiare, no? Qui secondo me il lavoro importante da fare perché avete due volte il 7 di spade, un 5 di spade, un asso di spade al contrario e un 5 di bastoni. È come se ci fosse qualche ideologia nella vostra testa che vi fa pensare che non dire certe cose è meglio. 1. 2. La seconda, diciamo, lettura di questo gruppo di carte potrebbe essere di non fate promesse che non siete sicuri di poter o voler mantenere. Perché ho come l'idea che ci sia una sorta di incastro con quello che si dice
come lo si dice e quello che invece non si dice. Ci sono certe cose che tendete a omettere, a non dire, perché supponete che l'altro abbia X, Y e Z reazione. Mentre invece ci sono delle cose che sarebbe utile portare a galla, prima di tutto dentro di voi, dopodiché nei confronti dell'altra persona. Allora, quando io ho estratto tutte le carte, quelle principali, quelle grandi, ho sentito una voce che mi diceva gioco. Io qui ho come la sensazione che qualcuno potrebbe accorgersi di qualche gioco, potrebbe essere un doppio gioco o potrebbe essere il vizio del gioco. C'è come qualcosa inerente alle fluttuazioni. Quindi la fluttuazione può essere, come vi dicevo prima, l'andirivieni di questa persona. Un giorno c'è, l'altro giorno non c'è, non può magari rispondervi, ha altri impegni e via dicendo. Potrebbe essere il fatto che ci sono più cose o relazioni da gestire. In realtà, ragazzi, qua lo sento come cose più che relazioni, cioè è più forte la sensazione che la persona abbia tante altre cose da fare più che la sensazione che abbia un'altra realtà relazionale in piedi. Però ognuno di voi prende la lettura come risuona. E qui ho come proprio la sensazione che vi dicano di controllare bene quello che esce dalla vostra bocca. Cioè, non fatevi prendere dei facili impulsi, pensate e ponderate prima di fare qualche proposta, prima di fare qualche offerta. Andiamo a vedere queste due carte. Imperatore. Allora, imperatore per il 5 di bastoni, la torre e un asso di bastoni. Andiamo a vedere anche il 5 di spade. Due fanti. La torre mi parla della caduta dell'ego. Siccome qui abbiamo un imperatore, mi parla di potere, che è anche un po' il senso del diavolo quando è al positivo, il potere personale. Qui ho come l'idea che queste bugie potrebbero essere raccontate o potreste raccontarle per cercare, tra virgolette, molto tra virgolette, di dominare, di comandare, di condurre la persona in una certa direzione. È come il mettere il pugno, basta, si fa così e punto, no? Questa è un po' l'impressione che ho. Mentre con i 5 di spade, ragazzi, guardate, se io guardo questo gruppo di carte, sono tutti fanti, quindi come se l'energia fosse acerba, come se, come vi posso dire, fosse il caso di aspettare un attimo con questa persona o in questa situazione e avere le idee più chiare prima di fare qualsiasi tipo di scelta o di proposta. C'è confusione mentale col 5 di spade? Ah no, scusate, un 6 di spade, vedo adesso. È come se non voleste arrendervi ad una certa situazione, ad una certa realtà, ad una certa verità. Mentre l'appeso qua vi consiglia di accettare che le cose sono così come sono e se per caso è successo qualche cosa per cui vi sentite in colpa, provate a sostituire la parola colpa con responsabilità
È davvero una mia responsabilità questa cosa? Dunque, ragazzi, che cosa potreste scoprire? E vi dico nel prossimo mese, mese e mezzo, o che l'altra persona, come vi dicevo prima, ha come dei vizi di forma, vizi di gioco, potrebbero essere. Vizi nel senso che magari è una persona a cui piace flirtare, una persona a cui piace fare il piaccione o la sexy o la piacciona, non so come si dica al femminile, comunque, ma per flirtare, non tanto per andare avanti. E per qualcuno potreste proprio rendervi conto durante un momento di solitudine che questa persona non è dove ha detto di essere o non sta facendo quello che vi ha detto di fare. Vi dico, qui con tutto l'amore e il bene che volete a questa persona si tratta di rompere gli schemi e di smetterla di entrare mm, nei giochi della mente, nei giochi politici, quando nei giochi della ragione, mi viene da dire. Qui non è importante chi ha ragione, è importante se si vuole costruire qualcosa o no. Sento comunque che le cose sono all'inizio per qualcuno, anche se magari l'età delle due persone coinvolte non è proprio giovanissima, sento che a livello magari un po' più astratto uno dei due potrebbe essere mm, meno maturo dell'altro o dell'altra. C'è qualcosa che non si ha il coraggio di tirar fuori o di vedere. È come, ok, faccio finta di niente, mi arrivano delle bandiere rosse, però faccio finta di non vederle, dov'è il 4 di coppe? Faccio finta di non vederle perché mi fa comodo, perché diversamente la situazione che sto vivendo cambierebbe. La mia sicurezza, la mia routine, il mio tran tran, è come il non astiamo il cane che dorme. Però questo crea, come dire, un po' di insicurezza nei confronti dell'altro. Andiamo a vedere un lato d'ombra della relazione o della situazione. Vanità e distruzione. Distruzione lo sento tanto con la carta della torre. E la vanità, in questo caso potrebbe essere quanto mi interessa quello che vedono gli altri di me, cioè tipo il mondo esterno. È come se si parlasse di una certa immagine e qui con la fatina del discernimento è un po' come se vi volessero dire discernite, dividete quello che è il vostro pensiero, il vostro obiettivo, la vostra proiezione da quella che è la realtà. Due volte il sette di spade, qui c'è come un qualche tipo di pensiero, di verità che deve venire a galle, che è da pulire e può far tranquillamente riferimento al fatto che non vogliate vedere certe dinamiche di comportamento dell'altra persona, oggi ci sono, domani non ci sono, quindi una incostanza dell'altra persona dovuta a potrebbe essere un'altra famiglia pregressa, potrebbe essere qualche cosa che vi sta nascondendo come i debiti di gioco o il gioco in sé, come se stesse facendo anche degli investimenti un po' azzardati. E c'è un qualche cosa che ve lo farà scoprire quando uno dei due è lontano, sarà in viaggio. Se per caso dovete fare un corso, un approfondimento, un corso d'aggiornamento, un ritiro spirituale, qualsiasi cosa che vi porti lontano dalla situazione attuale, che vi porti al confronto con altre persone, il dialogare con altre persone,
quello vi servirà per rendervi conto della reale dinamica. Ragazzi, io non sento che sarà una rivelazione, nel senso che qualcuno vi verrà a dire, ma sarà più una presa di consapevolezza perché inizierete a vedere le cose da un'altra prospettiva. Ok? Andiamo a vedere un ultimo oracolo per concludere la lettura. Carta numero 44, presenza divina. Qui parla della forza dell'amore e della creazione. Mi viene in mente l'imperatrice. È come se vi dicessero che è necessario ascoltare la presenza divina all'interno di voi, il vostro bambino interiore. E vi dà come un messaggio di speranza dicendo che comunque l'amore e il creare, la creazione, ha una sua forza intrinseca che muove tutte le cose. Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione, oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della seconda scelta. Andiamo a vedere anche per voi quale sarà la rivelazione che arriverà nel prossimo periodo. Vi ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, ragazzi, potete ascoltare l'altra lettura. Per contattarmi trovate l'indirizzo email sotto nella descrizione e sempre in descrizione ci sono i link alla guida, ai corsi gratuiti presenti sul canale e anche al corso di approfondimento sulle figure reali che si terrà a settembre 2024. Bene. Cavaliere di Pentacoli, 7 di Pentacoli, Cavaliere di Spade, matto, Amanti e 5 di Coppe. Allora, qui potrebbe essere una questione lavorativa o comunque una questione dove ci sono dei soldi di mezzo. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, poi vi darò come una specie di riassunto. Partiamo da questo Cavaliere di Denari, che potrebbe rappresentare la vostra energia o l'energia dell'altra persona. Adesso dipende se siete in una situazione o in una relazione, il motivo per cui guardate la lettura, però comunque sì, potrebbe essere una persona in realtà. Potrebbe essere un socio o anche un partner, non lo nego. Andiamo a vedere il 7 di Pentacoli. Amanti e 5 di bastoni. Voglio andare a vedere anche il Cavaliere di Spade. Regina di Coppe, 8 di Spade e Diavolo. Allora ragazzi, la sensazione è che le cose o con una persona, che è quello che ho di più, come energia è quella che ho più forte, oppure in una situazione ho l'idea che potreste accorgervi che vi hanno o nascosto dei soldi o nascosto qualche cosa che hanno fatto in passato
però ho la sensazione che si parli di soldi. Andiamo a vedere anche le altre carte, così riesco a essere più specifica. Andiamo a vedere il matto. Nove di pentacoli, 4 di bastoni, regina di spade, ruota della fortuna e asso di bastoni. Andiamo a vedere gli amanti. Allora, per qualcuno è una questione monetaria, come vi dicevo prima, molto forte questa sensazione di soldi, come se qualcuno stesse nascondendo o che ha un piccolo gruzzolo o che ha investito dei soldi a vostra insaputa, cose di questo genere. Oppure, ragazzi, per qualcuno si tratta dello scoprire che il o la vostra partner ha avuto, direi anche abbastanza recentemente, o un flirt o un qualche tipo di contatto con una terza persona. Potrebbe anche essere la vostra energia, non vi nego. E vi dico che ve ne accorgerete da una discussione che avrete con questa persona, perché nel momento in cui uno è arrabbiato, certe volte si parla di impulso, di istinto, ok? Ed è lì dove potrebbe scappare qualche cosa e quindi voi accorgervene. O l'altro, dipende da chi dei due. ehm, da chi dei due l'ha combinata, insomma. Se fosse una questione lavorativa, durante il lavoro ve ne accorgerete di questa cosa perché ho come la sensazione che, sapete, è come quando in un'azienda i conti sul computer tornano, ok? Il bilancio, tutte quelle cose lì, però i soldi in banca non ci sono mai. Quindi il bilancio è in attivo, ma il conto corrente è in passivo. È come dire, ok, ma se di qua mi dà un risultato, perché non lo vedo concretizzarsi sul conto corrente? È un po' quella roba lì. E ve ne accorgerete lavorando se per voi fosse quel tipo di situazione, cioè mi viene da dire scavando nei conti, scavando dentro, scavando a fondo comunque, ok? Perché è l'idea di non avere raggio di azione che vi fa venire dei dubbi. Vi dico, ehm, per, tra virgolette, difendervi da questa situazione, Ehm, ho come l'idea che vi dicano di attingere alle vostre risorse personali. Se è un socio che ha investito soldi, che ha fatto qualche, insomma, cattivo investimento, diciamo così, il consiglio qui è di... Allora, avete due volte gli amanti. Si tratta o di fare una scelta per amor proprio e quindi di staccarvi da questo socio. Magari non avete più un'azienda insieme, ma continuate a collaborare, per esempio, no? Perché vi rendete conto che non è così tanto responsabile come voi pensavate e di andare, insomma, a tirare fuori dalle grane gli altri non ne avete voglia. Quindi può essere utile mantenere la relazione, ma scindere l'azienda, la società, ipotesi. Perché qui ho forte l'idea che dobbiate indipendentizzarvi. Non so se si dica così, diventare indipendenti sia a livello lavorativo ma anche a livello personale, se fosse per esempio quella
relazione che vi dicevo, qui dovete capire se vi sta bene stare con una persona che più o meno ve la racconta oppure se meritate di più. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Quello che secondo me è da evitare, soprattutto se avete scoperto che il partner o la partner ha avuto flirt o ha combinato qualche cosa, quello che proprio le carte, scusate, sconsigliano di fare è di vendicarsi, ok? Quindi non ripagate con la stessa medaglia, non è sano. Cinque di bastoni per il, scusate, 7 di bastoni per il 5 di coppe, 3 di pentacoli e re di spade. No, ce n'è un'altra sotto. Allora, guardate, le metto qua sotto. Allora, 7 di bastoni, 4 di spade, 5 di pentacoli e re di spade. Che interessante, perché 5 avete i 5 di perdita, diciamo, uno parla di perdita monetaria, l'altro parla di perdita emotiva. Qui, ragazzi, se fosse qualche socio che ha fatto investimenti strani, non proficui, cose di questo genere, le carte è un po' come se vi dicessero prendete una decisione con questi due amanti prima che sia troppo tardi, perché adesso perdete una cifra, più avanti potreste perderne di più. Quindi avete 2 volte re e regina di spade, qui si tratta di tagliare quello che non serve, mettete in ordine i pensieri, fate un programma di lavoro o di recupero debiti, o anche crediti, in realtà mi hanno detto recupero crediti, però comunque è come se ci fosse bisogno di mettere dei paletti saldi, c'è bisogno di guarire la situazione, che può essere sia la situazione monetaria con questa persona, sia la situazione ehm, relazionale, perché chiaramente è come se tradisse la fiducia, no? In un certo senso. Ok, se fosse invece il discorso romantico, io ho come l'idea che dobbiate essere chiari su che tipo di relazione volete voi, su che tipo su che tipo di realtà volete costruire con questa persona. Io sento molta, molta, molta indipendenza da parte vostra nel prossimo futuro. È come se vi dicessero di non mollare. Cioè, se avete un sogno, per esempio, state lavorando ad un progetto e in qualche modo avete coinvolto questa persona, però vedete che poi, cammin facendo, la persona non è l'ideale, non abbandonate il progetto, abbandonate solo la persona. Andiamo a vedere qualche lato ombra di questa situazione, di questa relazione. Impazienza. Guardate, qua c'è proprio la carta della pazienza. C'è come una certa fretta probabilmente a raggiungere il risultato, per quello che qui c'è questa sorta di blocco nel movimento, però è anche vero che qui avete la fatina della perseveranza. Questa fatina sta facendo un mandala e per fare i mandala ci vuole un sacco di pazienza perché è un lavoro di super precisione. È un po' una carta che potrebbe ricordare l'otto di pentacoli. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Wow, carta numero 16. Ragazzi, parla in realtà di completamento, di raggiungimento di un risultato. Quindi io ho come la sensazione che dopo tutto questo movimento, dopo questa scelta, potrebbe tranquillamente essere con la carta degli amanti, ehm, la scelta può anche semplicemente essere di mettere delle barriere, di mettere delle regole alla relazione lavorativa, alla relazione romantica, alla società, al progetto, a quello che è, ok? Però qui si parla di risultati.
Quindi qualche tipo di risultato arriva, non fatevi fregare dall'impazienza, perché per ogni risultato solido che si vuole raggiungere bisogna lavorare con costanza e con perseveranza. In realtà la sento anche molto collegata con questo Cavaliere di Pentacoli, perché è un cavaliere che va avanti a piccoli passi, ok? Però sono passi concreti. È una di quelle energie che quando va avanti, quando dice qualche cosa, non ritratta più, non torna più indietro. Bene ragazzi, devo dire che ci sarà un cambio di dinamica parecchio intenso anche, può essere dato da questi paletti di cui vi parlavano il re e la regina di spade. Quello che vi dico è che tutta la situazione si muoverà entro 2 mesi da quando vedete la lettura. 2 mesi, 2 mesi e mezzo, più o meno. Ok? Quindi sarebbe interessante che poi tra un paio di mesi tornaste sulla lettura e la riascoltaste. Mm? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me. Spero che appunto la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, potete comunque farmelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail e io vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro. Io principalmente mi concentro sulle credenze limitanti. E diversamente, se magari volete andare a vostro ritmo o insomma volete saperne di più su tante altre cose, vi invito ad abbonarvi al canale. I video degli abbonati sono stati pensati come una scuola, cioè c'è un ordine progressivo delle playlist con cui vanno viste proprio perché vi insegno determinate cose e spiego principalmente argomenti di metafisica, che sarebbero poi i chakra, le energie, l'astrale e tutte queste cose qua. Sono argomenti particolarmente utili se state imparando a leggere le carte, se state iniziando insomma ad approcciarvi alle canalizzazioni. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!